Tabaram bam bam tabaram bam bam tabaram bam tabaram bam bam Rieccoci nuovamente a un nuovo video. Oggi finalmente siamo di nuovo all'appuntamento con il consueto consiglio extra musicale. Oggi vorrei felicemente proporvi un libro molto intenso, bello ed interessante, di uno scrittore poco conosciuto forse dalle nostre parti. Infatti lo scrittore è Mo Yan, il premio Nobel per la letteratura del 2012. È uno scrittore cinese e oggi vorrei proporvi la lettura di un suo romanzo, del suo primo romanzo, intitolato Sorgo Rosso. Il libro è considerato un romanzo storico. È stato scritto nel 1987, ma è ambientato per la maggior parte durante la guerra sino-giapponese, la seconda guerra sino-giapponese, che sostanzialmente si è svolta durante la seconda guerra mondiale, 1937-1945. Questo romanzo ha avuto anche una trasposizione cinematografica di Zhang Yimou, importante regista, uno dei più perlomeno acclamati registi cinesi, famoso anche per il bellissimo film Lanterne Rosse. La narrazione si svolge in prima persona e chi racconta è il nipote del protagonista. La particolarità di questo libro è che gli eventi non sono narrati cronologicamente, ma sono, come posso dire, ricchi di flashback sparsi un po' per la linea temporale che, appunto, abbiamo detto parte dalla seconda guerra sino-giapponese fino addirittura arrivare alla rivoluzione di Mao Zedong, che quindi possiamo concludere intorno al 1976. Ma la bellezza, secondo me, della narrazione che si sviluppa, che si evolve all'interno del libro è che include, oltre alla descrizione in maniera molto fredda, cruenta e dettagliata degli eventi storici, delle violenze che ci sono state nei confronti dei cinesi, ma anche dal punto di vista dei giapponesi, perché il libro molto spesso capovolge il punto di vista nonostante sia stato scritto da un cinese. Ciò che viene incluso sono anche elementi magici, popolari, di tradizione, di miti, e di conseguenza talvolta può ricordare, per esempio mi viene in mente Cent'anni di solitudine di Marquez, e quindi il famoso realismo magico, in cui sostanzialmente la narrazione è incentrata sulla realtà, su talvolta eventi storici, talvolta su storie di finzione, con aggiunte di elementi appunto magici, fantastici, che però non cambiano radicalmente la tipologia di atmosfera, di realtà in generale, di contesto che si racconta, come per esempio potrebbe essere Il Signore degli Anelli, di cui si parla in questo caso di fantasy, in cui appunto il contesto, la realtà non esistono in nessun modo. Invece in questo caso è tutto reale, tranne queste piccole aggiunte che danno, devo dire, un effetto di estraneamento dalla narrazione talvolta, perché appunto si susseguono a eventi reali e piuttosto crudi e anche concreti, a situazioni veramente assurde che calano il lettore in un'atmosfera, devo dire, unica. Quindi ve lo consiglio vivamente. Quindi quello che mi ha colpito di più di questa lettura, oltre a questi aspetti di cui abbiamo parlato adesso, è anche la presenza del sorgo. Il sorgo sostanzialmente è una pianta che viene coltivata massicciamente, in questo caso in Cina, per la produzione di vino. Quindi è una pianta che diventa quasi un compagno di viaggio, di vita dei soldati, dei contadini, uomini, donne, che sostanzialmente basano la propria sussistenza su questa coltivazione, su questo tipo di produzione alimentare.
È molto interessante come, secondo me, questo elemento, il sorgo, specialmente il sorgo rosso, che è una tipologia di sorgo, come viene trattato, come viene inglobato, quasi fosse un personaggio della narrazione, in cui la storia si evolve e si sviluppa. E questa presenza nel tempo, quindi nei vari capitoli, è sempre più importante, sempre più come se venisse considerato un giudice il sorgo, che impassibile, indifferente a tutte le atrocità che si susseguono, rimane lì, rimane a guardare, fa il suo e nonostante tutto alla fine sembra quasi l'unica cosa buona, diciamo, all'interno di questo mondo, perché appunto è bello a vedersi, ha un buon profumo, crea piacere con la produzione di vino, crea sussistenza, denaro, quindi chiaramente fa sopravvivere gli esseri umani in questo caso. Un aneddoto simpatico è relativo al suo nome. Moyan, il nome dello scrittore, che in realtà non è il vero nome, ma è uno pseudonimo che lui si è attribuito, a detta dello scrittore stesso, ricordando la sua infanzia sotto dittatura, quindi durante gli anni 50, in cui non era permesso in nessun modo di esprimere la propria opinione politica, sociale e quant'altro, e di conseguenza in famiglia, insomma in casa, gli veniva detto non parlare, quindi infatti Moyan significa letteralmente proprio questo, insomma, più o meno, chiaramente. E lui, sempre a detta dello scrittore stesso, fa riferimento anche a questa scelta dello pseudonimo Moyan, anche per il fatto che all'interno dei suoi scritti, molto spesso palesata o nascosta, c'è sempre una critica verso la situazione politica e sociale che tutt'oggi, che anche nel 1987, mentre scriveva Sorgo Rosso, era presente insomma in Cina. La figura di Moyan non è tra le più limpide, perché effettivamente ha ricevuto molte critiche, specialmente dal 2012, quando ha vinto il premio Nobel per la letteratura, perché non si esplicita, diciamo, politicamente o socialmente rispetto alle scelte della dittatura de facto che c'è in Cina. Non appoggia i dissidenti politici che vengono esiliati o vengono arrestati, che siano altri artisti, scrittori o attivisti in generale, e di conseguenza quindi non è ben visto appunto dalla, diciamo, comunità culturale di artisti, scrittori, insomma attivisti cinesi. Infatti lui viene considerato il primo cinese vincitore di premio Nobel, anche se in realtà il primo non è stato lui, ma un altro scrittore del 2007 che in teoria avrebbe vinto il premio Nobel come cinese, ma in realtà, essendo stato esiliato dal governo cinese per essere fortemente critico nei confronti dell'operato del governo, ha preso successivamente la cittadinanza francese e di conseguenza ha perso, diciamo, questo primato per il volere del governo alla fine, quindi escludendolo dal considerarlo un cinese vero e proprio. Bene, io spero che questo consiglio vi sia utile. Io devo dire che ho apprezzato particolarmente questa lettura, perché per me è sempre affascinante attraversare e affrontare tematiche da punti di vista lontani, diversi, con narrazioni particolari come questa di Sorgo Rosso, e di conseguenza appunto ve lo consiglio vivamente. Fatemi sapere, per adesso ciao, basta, ci vediamo a un prossimo video.